Ieri l'Unione Europea, o meglio la Commissione Europea, ha approvato nuove sanzioni alla Russia. Queste sanzioni mirano a far abbassare i prezzi del petrolio in modo tale da far andare in crisi la Russia e poi prevedono entro la fine del 2027 di non importare più neanche un litro di gas russo, né tramite oleodotti e né gas naturale liquefatto, cioè quello poi da rigassificare che dobbiamo farlo noi. E poi colpiscono anche banche e criptovalute, ma di quello non ne capisco niente, quindi non mi metto a parlare di cose di cui non capisco. Ora, sapete qual è il problema? È che l'Unione Europea, i 5 maggiori importatori di risorse energetiche nell'Unione Europea, Ungheria e Slovacchia su tutti, messi insieme ad agosto hanno importato quasi 1 miliardo di euro di combustibili fossili, quindi hanno dato quasi 1 miliardo di euro alla Russia in combustibili fossili. E poi inoltre noi non possiamo andare a colpire con le sanzioni in questo momento in cui non c'è ancora una alternativa valida alla Russia per coprire il fabbisogno che ci copre la Russia di gas naturale, e quindi non possiamo andare a colpire in questo momento il gas naturale finché non troveremo un nuovo importatore, che sia un nuovo partner, che ci dia a prezzo più o meno simile il gas che ci dà la Russia. Allora potremo appunto entro, si pretende, alla fine del 2017 smettere di importare gas russo. Ma finché non lo trovi tu il gas russo non lo puoi più di tanto, diciamo così, daziare o comunque sanzionare, perché altrimenti verrebbe a costare troppo e poi i cittadini non se lo possono permettere. Quindi l'Unione Europea non può sanzionare il gas. Però le esportazioni russe di gas ad agosto rispetto a luglio sono in aumento sia tramite gasdotto che tramite gas naturale liquefatto. Invece il petrolio che tu vai a sanzionare già è in calo del 13% rispetto al mese precedente della importazione dell'Unione Europea dalla Russia. Quindi la Russia va a perdere sì dal petrolio, ma già ci perdeva prima, e invece va a guadagnare di più dal gas naturale perché continua a esportarne sempre di più. L'Unione Europea è solamente il quarto importatore di petrolio russo, mentre è il primo importatore di gas naturale liquefatto e di gas tramite gasdotto. Quindi capite che queste sanzioni, almeno a breve termine, non hanno nessun tipo di effetto. Complimenti agli economisti europei. E tra l'altro io sono assolutamente a favore di importare gas russo perché ci conviene tantissimo.